prigioni psichiche e pensiero produttivo. Quando analizziamo un problema, la nostra mente elabora una quantità enorme di soluzioni, solo che alla nostra coscienza ne arrivano una, due, forse tre. Perché accade tutto questo? Perché quando esaminiamo un problema scartiamo quasi automaticamente quelle soluzioni che, anche senza ragionarci, ci sembrano sbagliate fin dalla loro primissima e abbozzata ideazione. Il motore di questo scorporo lo puoi chiamare stress della vita moderna, con la sua chiamata a emettere giudizi in fretta, a cercare di compiere delle scelte ponderate senza por tempo in mezzo e produrre qualcosa di valido. Tutto questo come se la nostra persona fosse capace di rispondere a qualsiasi domanda. Dovresti vedere la faccia stupita dei miei allievi quando affermo che di questo o di quell'argomento so poco o nulla. L'aspettativa che hanno su di me è lusinghiera, ma fuori da qualsiasi possibilità umana. Siamo il ricettacolo di aspettative. Ti stupisci forse di avere anche tu delle aspettative su di te? Ecco che se un problema ti viene proposto in un certo modo, tu, nel tentativo di risolverlo, sbatterai la testa addosso alle pareti della tua prigione psichica. Ti faccio un esempio. Eccoti un quadrato ideale composto da 8 punti e da un nono punto al centro. Prova ad unire con 4 segni, senza alzare la punta della penna, questi 9 punti. Sono concesse solo linee rette, niente trucchi con ghirigori, mi raccomando. Se vuoi provare ora, è il momento di mettere in pausa il video. La difficoltà di questo problema sta nel modo in cui te l'ho presentato. Ho parlato di un quadrato e di un punto al centro. Le mie parole, oltre al quadrato in sé, hanno trasportato la tua mente in modalità trova la soluzione dentro al quadrato che ha imprigionato i tuoi pensieri. Quando ci vengono presentati questi problemi, noi siamo quasi automaticamente portati a cercare la soluzione all'interno del problema. In questo caso questo gioco si risolve uscendo dal quadrato ed è l'unico modo per poterlo fare. Ecco qua. Aggiungiamo 2 punti esterni al problema e utilizziamoli come boe di riferimento per i nostri 4 segmenti. Come vedi, la soluzione stava fuori, non dentro. Max Wertheimer è il padre di un bel esperimento su bambini riguardo il pensiero produttivo. Il maestro ha insegnato ai suoi allievi come si trova l'area del rettangolo, mostrando le ragioni che stanno dietro a base per altezza. Si riempie di quadratini la base per poi moltiplicare per l'altezza, insomma, forse lo ricordi pure tu dalle elementari. Una volta chiarita la regola, in un giorno successivo viene data ai bambini in mano la forma cartacea di un parallelogramma. La formula per trovare l'area, come ricorderai, è la stessa. I bimbi rispondono dividendosi in 2 gruppi. Nel primo si radunano coloro che non fanno molto caso alla sghemba forma del parallelogramma e applicano ciecamente la regola del rettangolo e prendendoci tra l'altro. Nel secondo gruppo invece si trovano quelli che sono in impasse perché, riconosciuta la diversità del parallelogramma, continuano a ripetere: ma noi questa forma non l'abbiamo fatta. Una bambina, curiosa, prende le sue belle forbicine e risolve il problema così. Esperienza passata, ragionamento, intuizione, la ricerca di una forma migliore. La strada per la via alla soluzione per gli psicologi della Gestalt come Wertheimer è quella illuminata dalla convinzione che la somma sia sempre di più dell'insieme delle sue singole parti. Il totale delle parti di cui è composta la nostra mente rende la nostra mente
ben di più della semplice giustapposizione delle parti che la compongono. Ti lascio con un gioco che mette insieme i due precedenti. Ecco qui un cane stilizzato. Il tuo compito è di farlo guardare verso destra, muovendo oltre l'occhio due soli elementi. Dopo la pausa c'è un aiuto. L'inghippo qui, per la nostra mente, sta nel fatto che cerchiamo il modo di rendere il cane speculare da sinistra a destra e questa soluzione è impossibile. Ce ne rendiamo conto subito, eppure rimaniamo lì a cercare la soluzione, cominciando a temere il naufragio della sconfitta. Una volta accettato che il problema non è possibile risolverlo rovesciando specularmente il disegno, cominciamo a pensare alla consegna che ci è stata data, far guardare il cane verso destra. Ecco che le soluzioni cominciano ad affiorare nella nostra mente. Ci vuoi provare ora? Dopo la pausa, la soluzione. Ecco qui la soluzione. Nessuno ha mai parlato di coda nella consegna, vero? Ecco che la prima soluzione ci permette di soddisfare la consegna. Ma ce ne sta una ancora più furba, diciamo così. Questi giochetti psicologici, proprio per la loro apparente semplicità, ci raccontano quanto magnificamente complessa e affascinante sia la via che la nostra mente percorre nel cercare soluzioni. Se il video ti è piaciuto, condividilo, mi aiuterai a far crescere questo canale. Se non sei ancora iscritta o iscritto, considera la possibilità di farlo. Fai clic sull'icona della campanella per rimanere sempre al corrente di ogni mia nuova pubblicazione, magari con un po' di ritardo, ma rispondo a tutti i commenti. Quindi, se ti va, il tuo commento è il benvenuto.